Allora, qual è il modo migliore per iniziare questo video? Magari qualche frase, qualcosa, non lo so, dovrei scrivere qualcosa di interessante, un modo per poter entrare dentro il discorso su questo film. Come? Come? Ma certo! Risponderò subito alla domanda nel titolo. Spider-Man Brand New Day è davvero così bello come dicono? No! Bene, ora potete scappare. So che tanto rimanete qui giusto per ricevere la risposta fondamentale senza interessarvi minimamente a come ci sono arrivato. Ma se invece aveste la pazienza di ascoltare e capire il mio punto di vista su questo film che sta incassando una mole di soldi da fare impallidire chiunque, beh, accomodatevi. Sui social, siano maledetti, si stanno decantando le lodi di questo nuovo film in una maniera che fa quasi spavento. Si leggono ovunque votoni, disamine che parlano di capolavoro, oppure finalmente il vero Spider-Man, o il sempre troppo abusato miglior film di Spider-Man di sempre. E vabbè, a questo eravamo già abituati, in fondo ogni nuovo film con Tom Holland è il miglior film di Spider-Man di sempre, giusto? Nonostante queste cose, ho messo il paraocchi e paraorecchie per non farmi influenzare né da una parte né dall'altra. Sì, perché ovviamente c'è anche chi grida un po' a vuoto allo schifo di questo film, dando motivazioni che non riesco a non condividere in buona parte. Ma prima di vedere questo film ho sempre dato il beneficio del dubbio a tutti, perché in fondo, per me, conta solo la mia opinione su quanto mi piace un film o meno. Sicuramente non posso apprezzarlo solo perché la testata X di turno o il fan gli dà 10, e non posso al contrario dire che faccia schifo perché Giampaolino da Milano Marittima dice che è un obbrobrio, no? Sappiate che da qui andrò spoiler free, tanto ci pensa già la Marvel a dirvi tutto quanto del film e ad annunciare il cast di X-Men uccidendo le sorprese a chi ancora voleva vedere questo film. Che poi sorprese, era il segreto di Pulcinella, ma tant'è. Spoiler! Ora, chi mi conosce bene bene sa quanto sia affezionato a Spider-Man e chi mi conosce ancora meglio sa quanto sia uno dei pochi ad aver amato alla follia il secondo della saga Amazing, nonostante sia cresciuto con gli intramontabili di Raimi. Per chi non mi conosce, beh, ora lo sapete. Ecco, nel trailer di questo film avevo visto molte cose che mi facevano molto ben sperare. Dal costume, che è veramente il più bello che abbia mai visto in live action, alle scene di combattimento e quelle con la mano, che porca miseria che bombe erano. Ma soprattutto, Peter iniziava una mutazione che sembrava puntare completamente in una direzione. Man Spider. Ed ecco che allora arrivi al cinema con delle aspettative, che cerchi in ogni caso di reprimere, anche perché fin qui la trilogia con Holland non è che abbia particolarmente brillato. E no, non tornerò al discorso che feci già nel 2021, potete trovare il mio pensiero sul suo Spider-Man e il suo mondo nel video di No Way Home. Dunque, cinema più scomodo del mondo, scusate ragazzi, ma la sala era davvero terrificante. Circondati da ragazzini masticanti e idioti con il cellulare che ti spara flash negli occhi. Tutti pronti e il film parte subito, in ritardo. Porcaccia la miseria. E ciò che noto subito è una certa paraculaggine. Perché? Parte con la voce narrante di Peter. Vi ricorda qualcosa? E ci mostra subito tutto ciò che abbiamo visto nel trailer, o almeno in gran parte. E il bello è che io sono certo che molti si siano fermati qui con il cervello, perché è esattamente dove avrei voluto farlo io. Più Spider-Man che Peter, pose plastiche che ricordano le migliori tavole dei fumetti, battutine tipiche e azione spettacolare. Poi inizia il vero film e non c'è niente. Per chi volesse una spiegazione semplice, lineare e rapida di dove a mio avviso si perde il film, posso dargliela in poche parole. Il momento in cui tornano MJ e Ned. E no, non è perché mi stanno sulle palle i personaggi, non sono così idiota. Il motivo è che da qui la sceneggiatura sembra non saper più dove voglia andare. Peter inizia una mutazione che lo rende più brutale e violento, ma che lui capisce come reprimere in una frazione di secondo, e via così, senza dargli grossi problemi. La mano non fa letteralmente nulla, e anzi è stata sconfitta in 448 da Spider-Man negli ultimi mesi, e ora è addirittura sotto il controllo del damage control. Perché sì, a caso. Il tanto lodato Hulk ha la stessa utilità di una casa senza mura, e il film diventa un susseguirsi di eventi che portano a un non nulla. Perché? Perché semplicemente torniamo al vecchio status quo. Lui e Ned si ravvicinano in modo completamente casuale, ed MJ, per quanto abbia una scena malamente recitata in cui lo rifiuta, alla fine sorride ricordandolo. Wow! Ma questo potrei anche perdonarlo, perché in fondo è ciò che succede spesso al personaggio un po' ovunque, e ci sta che la gestione dei comprimari sia questa, nonostante la trovi un po' una paraculata. No, ciò che davvero mi ha storto nel film è la vera e propria mancanza di una trama. Nemmeno di un cattivone, ma proprio della gestione di chi sembrava esserlo. Non mi puoi mettere Jean Grey che cerca la sorella e poi, per un discorsetto, orrido per giunta, della zia May nella testa di Peter,
Questa diventa dolce e carina e va tutto bene così, come se non avesse ammazzato una marea di persone con le sue porcate. Non puoi rompermi letteralmente le palle per 2 ore e passa e poi farmi scappare il vero cattivo della storia, il capo del Damage Control, dicendomi che lo stiamo cercando. E non puoi rendermi la mutazione genetica di Peter una cacatina che alla fine lo potenzia solo perché adesso so che posso essere sia Peter che Spider-Man. Questa non è evoluzione dei personaggi, è pigrizia mascherata per evoluzione. E dirti tutto senza dirti niente, facendoti credere che 2 lacrimucce facciano la differenza. Il problema di fondo di questo film è che dice di avere cuore, ma sotto sotto non ne ha. E io questa cosa l'ho patita davvero tanto. Perché in fondo non è brutto, non sicuramente ai livelli dei 3 precedenti con Holland, eppure è l'unico che non mi ha passato davvero niente. Ogni film di Spider-Man mi ha sempre lasciato qualcosa. Il primissimo di Raimi è entusiasmo, il secondo gioia, il terzo altrettanto e un po' di imbarazzo quando l'ho rivisto da adulto. Il primo di Webb felice che non avessero tradito il personaggio, nonostante partissi davvero contrariato verso quel film. Il secondo spezzato e innamorato. Il primo di Miles entusiasta e il secondo un po' triste perché non mi dava una conclusione, ma comunque con gli occhi a cuoricino. Homecoming incazzato perché miseria quanto mi fa schifo quel film e Far From Home convinto che potesse migliorare. No Way Home felice per i ritorni e allo stesso tempo imbarazzato per la qualità generale. Ma questo mi ha lasciato il nulla più totale. Sto faticando a ricordarlo anche in questo momento, per quanto poco mi abbia lasciato. In generale penso che gli applausi a fine film che ho sentito siano stati leggermente esagerati. Il film ha molti aspetti positivi, come il costume, le scene d'azione, le bellissime musiche di Giacchino, la messa in scena e buona parte della recitazione. Bataron e Zendaya molto come sempre in questa saga a mio avviso. Lo swing è semplicemente eccezionale e ammetto che la prima scena con lui che svolazza tra i palazzi mi abbia messo i brividini, come fece già The Amazing Spider-Man 2. A proposito di Amazing, questo film ne ricalca in modo piuttosto buono, non sempre, molte idee azzeccate. E poi, soprattutto, a Punisher e Jim che lo tengono su da soli. Sì, perché Peter in questo universo sembra non poter mai stare da solo davvero, e questo è un difetto che sottolineai già nel 2021 e che continua a trascinarsi dalla sua prima comparsa solista in Homecoming. Comunque non basta avere dei bei costumi e far felici i fan con 2 pose plastiche e qualche bel cameo, un film ha bisogno di una trama, anche se sembra che molti se ne stiano dimenticando. In ogni caso questa non vuole essere una recensione, non lo è mai stata sin dall'inizio, ma più un mio pensiero sul film. Aggiungo solo una cosa che allargherà un po' il focus di questo video e di cui magari parlerò meglio più avanti in un altro dedicato. Questo Spider-Man, come la maggior parte dei prodotti Marvel degli ultimi anni, che siano essi buoni o meno, soffre troppo della sua presenza in questo universo sempre più espanso. Lo stesso effetto me l'ha fatto il finale di Loki, che non mi ha lasciato assolutamente niente, o l'intera serie di Falcon and the Winter Soldier, o Shang-Chi, o Doctor Strange 2, per quanto mi siano piaciucchiati. E questo mi fa chiedere una cosa. Non è che forse stiamo lodando questi film e serie TV senza notarne il vero valore? Non è che ci stiamo accontentando di prodotti senza anima che alla fine non fanno altro che ingrassare le tasche di Disney e Marvel, ma che poi, tempo 2 o 3 giorni, ci dimentichiamo tutti? La Marvel e la Disney hanno faticato molto in questi anni, eppure appena esce uno Spider-Man, mediocre o meno, viene subito lodato e fa i miliardi. Ma è meritato davvero? Anche perché ogni film è veramente solo un trailer per quello che verrà dopo, rimanendo spesso piatto e poco godibile senza una visione d'insieme davvero troppo larga. Proprio come questo Spider-Man che sembra più un teaser per i mutanti che altro. Penso che dovrò meditare su queste domande e forse darmi delle risposte da solo, perché questo non è il video giusto. Qui si parla di Brand New Day e posso dire di aver detto tutto ciò che volevo. Ora tocca a voi. Che ne pensate di questo film? Siete davvero convinti che sia un capolavoro o pensandoci un po' più a fondo scricchiola anche per voi? Ditemelo pacificamente qui sotto nei commenti e vi prego non usate la scusa degli incassi, quelli vogliono dire lo zero assoluto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi. Ciao! Ah sì, comunque Tom Holland ha un gran fisico, complimenti.